Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, preso costui della bella persona, che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amore, che al cuore gentile, nobile, si apprende, infiamma, molto, velocemente, prese costui, l'uomo ancora a fianco a lei, ora senza il corpo, del bel corpo fisico che mi fu tolto, a lei sottratto, e il modo, la punizione infernale, ancora, tuttora, mi offende, la offende, procura dolore. Finita la prima terzina di ringraziamenti e la seconda di descrizione del luogo di nascita, iniziano le tre terzine consecutive che hanno come prima parola amor. La dannata non si assume la minima responsabilità, né tantomeno consapevolezza o colpa di ciò che è successo. Il protagonista della sua storia non è lei, ma Amor, che ha agito su di loro. Sul fatto che loro abbiano sottomesso la ragione, lei non ne fa cenno. L'anima cita la filosofia espressa dalla poesia cortese, personifica lei e i suoi personaggi, restando contemporaneamente, come sempre nella mia opera, anche esattamente proprio e solo quella determinata persona che ebbe quella determinata storia. A un cuore gentile, nobile, allenato e pronto a innamorarsi, l'amore si attacca subito, anzi si apprende, proprio come fa un fuoco quando trova un materiale già pronto per bruciare. Infatti, e c'è proprio scritto questo nei versi, l'amore prese costui, lui, non lei che parla ovviamente, ci mancherebbe, del bel corpo, persona significa questo, che mi fu tolto, che fu tolto a lei. Infatti adesso i due spiriti volano leggeri, ma i corpi non li hanno più, quei corpi che potrebbero soddisfare la passione sessuale. Ad essergli stata tolta è la bella persona, il bel corpo attraente del suo compagno di morte. Nient'altro, dato che sono ancora accanto loro due, e se l'amore fosse stato vero, profondo, sarebbe stato un gran privilegio, seppur nel regno dei morti, poter condividere l'eternità con l'anima di chi amavi. Ma lei non amò l'anima, amò il corpo e soffre per non poterlo più avere, perlomeno fino al giudizio universale, poi lo riavrà. Ma qui non si parla di due che si amarono, si parla di due che amore li ha fatti attrarre fisicamente, facendoli sottomettere la ragione al desiderio sessuale. E il modo, questa bufera infernale, eterna, che li costringe, tra l'altro, a stare vicini ma senza corpo, continua a farla soffrire, oltre a bestemmiare quando passa davanti al segno concreto della vittoria del vero amore sul regno dei morti, anche questi che appunto non seguirono la via e morirono, anche spiritualmente, oltre che letteralmente riempendo il mondo di sangue. Riguardo al modo che tuttora la offende, non c'è molto da aggiungere. Il significato della parola modo continua a essere lo stesso del canto precedente e di quello prima ancora, cioè quella situazione che le anime subiscono ancora, cioè tuttora e in eterno, nel regno dei morti. 1.3. Questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. E 1.4. Questi chi son c'hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? In questo caso il modo la offende ancora di più che alle altre perché non solo è menata dalla bufera infernale, ma lo è proprio accanto, insieme vanno a chi l'ha fatta finire lì. Ma non solo, la bella persona, il bel corpo di Paolo, gli è stato tolto e questo la fa soffrire ancora di più, dato che lei è menata accanto a lui, ma lui quel bel corpo non ce l'ha più fino al giudizio universale. L'anima femminile che parla personifica la poesia dell'amore cortese. È una continua citazione di opere precedenti, quale La mia vita nova, quando scrivo amore e il cor gentil sono una cosa, riprendendo a mia volta la composizione di Guido Guinizelli col titolo che riprende il primo verso al cor gentil rempaira sempre amore e che al verso 23 continua con fuoco d'amore in gentil corsa prende. Guinizelli lo incontrò tra i lussuriosi del purgatorio, ma con la solita differenza rispetto a chi è dannato in inferno. 2.26. E già mi purgo per ben dolermi prima che allo stremo.
e l'essersi pentiti e ricongiunti al Cristo prima della morte terrena. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amore che non perdona permette a nessun amato di non ricambiare l'amore a sua volta, mi prese del suo, di lui, piacere, appagamento sessuale, così forte, con tale forza, che, come vedi, ancora questa pulsione non mi abbandona. Secondo la poesia cortese, chi si discosta dalla realtà, che si discosta dalla realtà che viviamo quotidianamente, chi è amato non può far altro che amare a sua volta chi lo ama. Questo lo fanno le bestie, che non sono dotate di ragione, che non possono che appagare i loro istinti sessuali reciprocamente, e neanche sempre, aggiungerei. Gli esseri umani, tali in quanto guidati dalla ragione, non devono comportarsi come le bestie. A ribadire che questo non fu un amore positivo e consapevole, qui si dice che l'amore, sempre lui il soggetto che agisce, li ha fatti prendere di una passione sessuale così forte che anche dopo essere morti fisicamente non li abbandona, con il non trascurabile problema che, palese aggravante di pena, che lo stare vicini nella loro pena, il modo a loro assegnatoli, ancor m'offende, non avendo più il corpo, la bella persona che mi fu tolta. La totale passività della protagonista che dice che l'amore l'ha presa del piacere così forte che aveva lui nei confronti di lei. Oh, te lo dico perché potrebbe non essere scontato, ma questo mio insistere nel ripeterti che la dannata non si penta è tipico delle anime infernali, che comunque non sono chiamate a assumersi le colpe né tantomeno a pentirsi, che risulterebbe paradossale, dato che sono morte in un luogo in cui staranno in eterno. Come vedo queste due anime anche dopo la morte, anche se senza il corpo, anche se fanno parte di una schiera che procede in fila, stanno insieme. Neanche Elena e Paris fanno insieme, ed è per questo che chiesi di parlare proprio con loro. Volontieri parlerei a quei due che insieme vanno. Ancor non m'abbandona, tuttora non l'abbandona e non l'abbandonerà mai più. Quest'anima continua a parlare con citazioni di opere letterarie che esprimevano tale visione dell'amore, spiegata dai primi due libri del cappellano Andrea nel De Amore, 2.8. L'amore non può negare nulla all'amore. E 1.3. Amore è così chiamato dal verbo amo, che significa prendere o essere preso. Quel mi prese del costui piacer, attrazione fisica, sessuale, sì forte, riprende il poco precedente ratto s'apprende, ma anche la loro leggerezza, superficialità rispetto addirittura agli altri. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense. Queste parole dall'or ci fuor porte. Amore condusse noi, due, a una sola morte. Caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, attende, aspetta, chi ci spense sottrasse alla vita. Queste parole da loro due ci furono porte, consegnate, dette. Sempre amore il protagonista che condusse questa coppia ad una sola, unica morte. Sempre con questo gioco di ambiguità tra due e uno, separati e insieme. Queste parole ci furono porte da loro e contemporaneamente solo una delle due anime ad aver parlato. La morte comune, una morte, contemporanea o quasi, dei due amanti, noi, è presente in altri romanzi, ma questa è la prima volta che proprio uno degli amanti, dopo che è morto, racconta l'episodio avvenuto senza testimoni, tranne il libro Galeotto, in prima persona. La morte nasce dal peccato, mentre il Cristo è la vita. A causa della prima disobbedienza di Adamo ed Eva, quei due, e noi dopo loro, furono condannati a una morte. In questo caso la disobbedienza ha condotto noi, queste due anime, alla morte che è una, unica, intesa sia che è unica per entrambi, sono morti tutti e due insomma, ma anche unica perché sia fisica che spirituale. Come sempre,
morte letterale ovviamente, siamo nel regno dei morti, ma anche spirituale, di nuovo, siamo nel regno dei morti. Che questo amore conducesse a una morte già si sapeva da svariati versi. Mi basta ricordarti che di questi due viene specificato cotali uscir della schiera ove Dido, che, sebbene Dido non sia l'inizio della fila, rappresenta la fine della storia, l'amore che conduce a una morte. Che poi l'amore utilizzi come tramite un libro, un filtro d'amore, un conflitto tra dei, poco cambia, la fine è quella, la morte. Da rilevare che il primo verso inizia con amor e finisce con un amor te. L'amore condusse entrambi noi ad una unica morte contemporanea, con l'aver sottomesso la ragione al desiderio sessuale. Sono entrambi morti contemporaneamente, in quel momento. Indistinguibile qui la morte fisica da quella spirituale. Incontreremo anime che in punto di morte fisica iniziarono a vivere spiritualmente e per sempre nel regno dei beati. Questo non è il caso. Loro due erano vivi fisicamente e spiritualmente, usarono la ragione e la sottomisero reciprocamente per il desiderio sessuale, morendo fisicamente e spiritualmente. A vita ci spense, morti, senza possibilità di pentirsi. Anche su ciò che ho appena spiegato si basa la certezza che non lessero più avanti dopo il bacio, perché morirono fisicamente, uccisi all'istante, senza aver avuto il tempo per pentirsi in seguito. Caina è un luogo che fa parte dell'ultimo cerchio infernale, che prende appunto il nome da Caino, il primo assassino della storia dell'umanità, che uccise, tradendolo, il fratello. E anche in questo caso la dannata ci fa capire che Caina attende, aspetta, dato che al momento del racconto questo personaggio è ancora col corpo sulla terra. Il parente che tradì e uccise il fratello, sì, è anche la moglie. Come fa quest'anima a sapere dove risiederà all'inferno questo traditore? Beh, assolutamente niente di straordinario. Caron mi ha già detto in 1.3 che quando morirò col corpo andrò in purgatorio. Più lieve legno convien è necessario che ti porti. In 1.19 l'anima di un papa si stupisce pensando di parlare già con un papa che sapeva sarebbe morto e anche giunto lì anni dopo. Sei tu già costì ritto, Bonifazio? Di parecchi anni mi mentì lo scritto. Questo amore che è il padrone di chi ha un cuore cortese lo raccontavo anche io nella Vita Nova, dove appunto racconto che incontro Beatrice che per la prima volta mi saluta e ricordo che il salutare non è il dire ciao, ma è appunto un qualcosa che richiama la salute, la salvezza. Ricordo il volsersi a me con salutevol cenno del canto precedente. Dopo questo saluto scrivo che corsi in camera e sognai amore, che appunto mi disse io sono il tuo Signore, con in braccio Beatrice pressoché nuda. No, basta. Questo amor non è il vero e unico amore che da solo riempie i nostri desideri, portando ad essere contenti, beati, l'unico che porta alla vita. Questo è uno degli amori, passioni terrene, materiali, che non bastano mai, che hanno sempre mancanze, in quanto, in questo caso, passione sessuale, peccator carnali, che porta alla morte. Questi che ho qui riportato non è più, cioè questo che ho qui riportato non è più il mio pensiero riguardante l'amore, che spiegherò in più canti. Anche per ciò che scrissi e lessi in precedenza, questo amor cortese e i suoi personaggi, accadrà ciò che adesso inizio a descrivere. Ti faccio notare la differenza tra l'anima che qui si rivolge a me e Beatrice. La prima dice: Amor condusse noi ad una morte. Beatrice in 1.2 dice: Vegno dal loco ove tornar dis'io, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Insomma, per ribadire la differenza tra gli amori, cosa fanno e dove portano, ma anche per ribadire il ruolo del femminile, della preghiera e della lode. Quando io intesi quelle anime offense,
chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi, cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Quando io intesi, capì con certezza quelle anime offese dal loro modo, punizione, chinai, abbassai il viso, lo sguardo, e tanto lo tenni basso fino a che il poeta, Virgilio, mi disse: che pensi? Quando risposi, cominciai a dire: o lasso, misero, quanti dolci pensieri, quanto desiderio menò, condusse con decisione, costoro loro due, al passo, atto, passaggio, doloroso che provoca dolore. Sempre attenzione quando uso in prima persona il verbo intendere, perché significa capire con certezza la situazione. Sentita la storia di quelle anime offese, non guardo più loro che tanto avevano attirato la mia attenzione, ma guardo verso il basso e mi metto a riflettere finché il mio maestro mi sprona a ripartire con il dialogo, chiedendomi inutilmente, perché lui lo sa sempre, a cosa io stessi pensando. Qui è obbligatorio staccarmi dall'analisi del testo per farti notare il parallelismo tra questo canto di amore passivo che conduce alla morte e il canto di amore attivo che conduce alla vita di 2.31. Anche la mia amata Beatrice, che in 1.2 Lucia definisce quei io che t'amò a te Beatrice tanto, è fisicamente morta, ma la sua anima sprovvista di corpo mi guiderà alla vita eterna, mentre la sua bella persona, il suo bel corpo appunto, si trova sbriciolato in terra. Beatrice stessa in 2.31 mi dice: scusate se adesso mi dilungo, ma il parallelismo è palese e serve a farti capire la situazione diversa. Mai non t'appresentò natura, opera di Dio, o arte, opera dell'uomo. Piacer, qui piacer sì forte. Quanto le belle membra, qui bella persona, inch'io, Beatrice, rinchiusa fui, e che son terra sparte. E se il sommo piacer sì ti fallio, per la mia morte, qui amor condusse noi ad una morte, qual cosa mortale dovea poi trarre te nel suo disio, qui quanto disio, meno costoro. Ben ti dovevi per lo primo strale delle cose fallaci, diritta via smarrita, levar suso verso l'alto, non verso il basso, di retro a me che non era più tale, mortale, terrena. Non ti dovea aggravar le penne, qui tre similitudini coi volatili, ingiuso verso la terra, ad aspettar più colpo o pargoletta, altra ragazzina, altra passione sessuale, o altra vanità con sì breve uso, mortale, non terrena. Novo augelletto, 2 o 3, qui proprio 2 o 3 sono le similitudini sugli uccelli. Aspetta, ma dinanzi dali occhi di pennuti, ancora, se non avevi capito, rete si spiega indarno o si saetta. Quali fanciulli, vergognando, muti, con gli occhi a terra stannosi, ascoltando, e se riconoscendo e ripentuti, tal mi stavio, ed ella disse: che pense? No, scherzo. Il che pense finale l'ho aggiunto io adesso per farti notare come io abbia messo in collegamento questi due passi con tutti gli strumenti che avevo a disposizione. Virgilio dice che pense con molta delicatezza. Beatrice lo sarà molto meno dicendomi: quando per udir sé dolente alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Insomma mi dice: dato che stai soffrendo, alza la testa, così mi guardi e soffri ancora di più. Riprendo con l'analisi del testo. Io rispondo a Virgilio condividendo con lui il dispiacere del sentire dove portino questi dolci pensieri e questo forte desiderio, cioè alla morte. Il mio dottore lo sa già, ha già scritto la storia di Dido e dove anche lei fu portata con decisione, menata da questi pensieri e desideri al suicidio. Ne approfitto qui per farti notare come non ci sia alcuna differenza tra essere stati uccisi o essersi uccisi da soli, fisicamente parlando, dato che queste anime sono
morte già spiritualmente nel momento in cui passivamente sottomisero la ragione al talento e per questo sono punite. Ribadisco, morirono già spiritualmente commettendo il doloroso passo, ancor prima di morire fisicamente con il corpo, e per quello sono condannati, non tanto per come poi sono effettivamente morti con il corpo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore, che concedeste dubbiosi disiri? Poi, dopo essermi rivolto a Virgilio, mi rivolsi a loro due e parlai io e cominciai a dire: Francesca, da Polenta, i tuoi martiri, sofferenze, a lacrimare dagli occhi mi fanno triste e pietoso. Ma dimmi, Francesca, al tempo sulla terra dei dolci sospiri, perché e come ad amore fu concesso, riuscì a farvi conoscere a voi due e anche unirsi i desideri dubbiosi celati. Torno a rivolgermi a quell'anima, prima empatizzando fortemente con lei, tanto da diventare anche io triste e pietoso, per potergli, avendo di nuovo anticipato la richiesta all'esprimere la mia pietà, a che cosa e come fece amore a farvi reciprocamente conoscere, unire i desideri nascosti, celati, che provavate l'una per l'altro durante la vita. Tristezza e pietà insieme torneranno nella prima terzina del prossimo canto, dinanzi alla pietà di due cognati che di tristizia. Però ne approfitto per farti notare che solo nel canto successivo do l'indicazione che i due siano cognati, legati da un vincolo di parentela, oltre che di matrimonio, ognuno con un'altra persona. La vita sulla terra non è facile, spesso anzi è davvero difficile, ma dal punto di vista di chi è morto, dannato, è comunque migliore, soprattutto ripensando al periodo in cui si era innamorati di un altro, più alta, letteralmente e allegoricamente, di come si sta nel regno dei morti, un mondo caratterizzato dall'assenza di luce e di speranza. Dolce vita è appunto anche citazione virgiliana. Ciò che mi interessa è di sapere esattamente il punto che li ha fatti morire, esattamente perché e quale modo li ha vinti e quindi ammenare costoro al doloroso passo. I dubbiosi disiri, sempre per l'amore cortese, sono quei sentimenti, pensieri, desideri che i due amanti, magari entrambi bellissimi e magari uno dei due, se non entrambi, sposati con altre persone, non possono apertamente rivelare e per questo dubbiosi, non certi perché non confessati a cuore aperto reciprocamente, con tanto di regole sul chi e come debba confessarli per primo. Se mentre Francesca dice 3 volte amor, io che ho pietà ma so che quello non è amore, uso anch'io 3 volte un termine ben diverso, cioè dolce, dolce nido, dolci pensier e dolci sospiri. Procediamo con l'analisi delle prossime terzine. Ah già, quasi dimenticavo. Francesca. Il nome viene pronunciato da me solo ora e all'improvviso. Inizio il mio discorso proprio con il suo nome, come Beatrice farà con me, quando in 2:30 mi vorrei rivolgere a Virgilio, ma capisco che lui non c'è più, e la voce della mia amata inizia a rivolgersi a me dicendo Dante. Non mi servono altri indizi per capire con chi stessi parlando, né che Virgilio la inserisca nella lista dei nomi che ha fatto in precedenza di donne, in quel caso antiche. So dove è nata, mi ha raccontato a grandi linee la sua storia, sto parlando con l'anima di Francesca da Polenta, che si innamorò fisicamente del cognato Paolo Malatesta, fratello minore di suo marito Giovanni Malatesta, detto Ciotto, che sta per sciancato, zoppo. Una storia di passioni e di violenze, carnale, molto famosa al mio tempo, tra famiglie che ho direttamente conosciuto nella mia vita. Sarebbe inutile e facilmente storicamente inesatto andare oltre con i dettagli, andiamo oltre con il canto. Scrivere solo il nome di lei e solo una volta, il nome di lui e del marito fratello neanche compare, mi permette di identificarla come individuo, singolo, certamente,
ma questa costruzione la fa allegoricamente impersonificare tutti quelli che si comportano così, incolpando però qualcos'altro. La difesa di lei pregna di citazioni letterarie ne è altra conferma. E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice né la miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. E lei, Francesca, a me, nessun maggior dolore, neanche la bufera infernale, può procurarmi qui nella miseria, regno dei morti, il ricordarsi del tempo felice sulla vita terrena. E ciò, questo, lo sa bene il tuo dottore, Virgilio. Ma se hai così tanto affetto, curiosità benevola, di conoscere la prima radice, origine del nostro amore, dirò come chi piange, soffre e dice, parla. Convinta di nuovo dalla mia pietà, Francesca torna a parlare, ricordandomi però che farlo gli costa tanta sofferenza, più ancora di quanto gliene procuri questa tempesta infernale che la mena con accanto il suo amato sprovvisto di corpo, con tanto di bestemmie ogni volta che vede la ruina, segno della vittoria dell'amore di Cristo sulla morte. Virgilio, che è nuovamente chiamato dottore, in questo canto, anche dall'anima di un'altra dannata punita in modo peggiore di lui, sa bene quanto faccia male ripensare al tempo felice. In questo caso, tempo di dolci sospiri, a chi è morto. Continua la difesa letteraria della dannata che cita Virgilio, chiamandolo sia dottore, come già era stato chiamato in questo canto, sia volgarizzando un passo del secondo libro dell'Eneida, che qui eccezionalmente riporto in latino perché l'ha già praticamente tradotto lei. Sed, ma, si tantus amor casus cognoscere nostros. Rilevante il fatto che anche qui vi è un'inversione rispetto all'ordine. Infatti nell'Eneida è proprio la donna Dido, ricordo, dalla quale schiera ci ho tenuto a specificare che è uscita Francesca per parlarmi, che chiese il racconto dei ricordi sofferenti all'uomo Enea. Qui è l'uomo Enea, io, che chiede il racconto dei ricordi sofferenti alla donna Dido, Francesca, col dottore Virgilio che continua il suo ruolo di testimone. Rispetto a 1.33 con il conte Ugolino, qui vi è pressoché la stessa costruzione e il piangere e lacrimare insieme e altro, con l'effetto di collegare tre incontri fondamentali di questa cantica, di questa canzone. Il 5 con Francesca, il 26 con Ulisse e il 33 di Ugolino. Nella mia opera troverai spesso il mio interesse verso il seme, verso la radice, insomma verso il vero inizio di ciò che è accaduto dopo e anche il perché. Insomma, come ho detto prima, a che e come. Io lacrimo, quindi le lacrime mi escono dagli occhi. Invece lei piange, quindi soffre, ha dolore e anche lui, l'altro, piangea. E anche il cerchio che si è aperto con la pietà, che mi giunse fui quasi smarrito, si chiude con sì che di pietade io venni meno, così come io morisse. Smarrire e perdere non sono sinonimi, come non lo sono lacrimare e piangere. Noi leggiavamo un giorno per diletto, di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Noi, due, leggevamo un giorno per diletto, piacere, di Lancillotto, come amore lo strinse, imprigionò. Eravamo da soli e senza alcun sospetto di avere dubbiosi disiri reciproci. Noi due ci siamo trovati, così, per passarci il tempo, per piacere, a leggere la storia che parla di come amore avesse stretto, legato, incatenato il bellissimo cortese cavaliere Lancillotto alla bellissima dama Ginevra, moglie del suo re. Anche qui non indico quale sia il libro. Riguardo a Semiramis, quando dico di cui si legge, il riferimento è all'Historiam adversus Paganos. Qui, quando dico leggiavamo, il riferimento è al Lancelot du Lac. Ci trovammo proprio a leggere questo libro e proprio da soli io e lui ci trovammo a leggere questa storia d'amore tra due che non potevano innamorarsi, dato che lei era già sposata con una persona a lui vicinissima, il re Artù.
Nonostante leggessimo proprio di questo libro, nonostante fossimo da soli e nonostante fossimo entrambi giovani, bellissimi e sposati, non avevamo alcun sospetto, ci mancherebbe altro, cosa mai sarebbe potuto accadere, sia tra di noi, sia per il fatto che magari proprio soli non eravamo. Continuo, te lo ripeto perché è evidente, questo non ammettere mai da parte di Francesca la responsabilità di ciò che accade. Lei è contemporaneamente la protagonista e narratrice della sua storia, ma sembra che tutto gli sia capitato. Lei non ha colpe, è successo così, si è trovata in questa situazione. Addirittura è stato lui a baciare lei, poverina, anche qui in versione rispetto al do ut des, do per ricevere, del rapporto dama-cavaliere. Non c'è in lei la consapevolezza, non c'è in lei l'ammissione di aver sottomesso la sua ragione, ciò che avrebbe dovuto fare in quanto essere umano e non animale, e che invece non ha fatto perché vinta, menata dall'amore passionale, carnale. In poche parole, i peccatori carnali che la ragione sottomettono al talento. Il racconto, come già avvenuto e come avviene nelle Sacre Scritture, è prima spiegato in generale e poi ci si addentra nel dettaglio. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso. Per più volte gli occhi ci sospinse, fece alzare dal libro verso di noi quella lettura e ci scolorò, impallidì il viso. Ma solo un punto preciso passo di quel libro fu quel che ci vinse. Quando leggemmo, noi due, il desiderato sorriso, bocca, di Ginevra, essere baciato da un così tanto amante, persona innamorata, Lancillotto. Questi, Paolo, che mai da me, Francesca, non sarà diviso. Leggendo quella storia di passione illecita, più volte alzammo gli occhi dal libro e ci trovammo a guardarci a vicenda, immedesimandosi con quei personaggi, sbiancando, chiaro segno del desiderio. Lo scolorarsi degli amanti è citazione da molti, tra i quali Ovidio, nell'Ars Amatoria, pallido sia ogni amante, questo è il colore adatto a chi ama. Il cappellano Andrea, ogni amante suole impallidire al cospetto dell'altro, e anche nella mia vita nova, 36.1, d'un color pallido quasi come d'amore. Ma ci fu un esatto punto, passaggio del libro, che proprio ci vinse, ci fece abbandonare la ragione, che fino ad allora eravamo riusciti quasi, e con molta difficoltà, a mantenere, che ci fece sottomettere la ragione al talento e quindi morire. Quando leggemmo che la bocca di lei, Ginevra, fu baciata, passivamente, anche in quel caso, da colui, Lancillotto, che l'amava tanto. Anche nel nostro caso, leggendo questo, lui, Paolo, che da me, Francesca, mai sarà diviso, fine. La terzina finisce qui regalandoti il più grande ingambamento, enjambement della letteratura mondiale. Cosa succede dopo è raccontato nel verso contenuto nella terzina successiva. Questo crea un effetto di attesa ottenuto dal solo utilizzo magistrale della matematica delle terzine. Insomma, stavamo leggendo, qualche volta ci fermavamo per guardarci e sbiancare, poi leggemmo di lui che baciò lei e lui. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni meno, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto, il mezzo usato da amore, fu per noi il libro che leggevamo e chi lo scrisse, il suo autore. Quel giorno più non leggemmo oltre. Mentre che uno spirito, Francesca, disse questo, l'altro, Paolo, piangeva, soffriva, così che di pietà io venni meno, persi coscienza, come se morissi, e caddi, privo di sensi, come cade a terra un corpo morto, privo di vita. Negli ultimi 7 versi si consuma la storia.
Leggendo di questo bacio proibito, lui, Paolo, bacia lei, Francesca, addirittura il bacio Francesca riesce a raccontarlo passivamente, la bocca mi baciò, la mia bocca fu baciata. Quel tutto tremante è tema dell'amor cortese, della paura e dell'amore proibito. L'amore senza paura è un fuoco senza calore, sempre riprendendo la letteratura cortese in lingua doc, Cligès, Chrétien de Troyes. Il primo e l'ultimo verso sono caratterizzati da forte musicalità dovuta alla ripetizione studiata delle stesse vocali e consonanti in parole ravvicinate. Tutto tremante, la bocca baciò, come corpo morto, cade. L'ultimo verso è tra l'altro ripreso dalla Tavola Ritonda 47, proprio riferito a quel Tristano, ultimo nome citato da Virgilio nella fila dei morti per amore, che e cadde sì come corpo morto. Da notare la fisicità dell'atto che li ha portati alla morte, la bocca, non si parla più di disiato riso come per Ginevra, né tantomeno del saluto che mi fece Beatrice in vita, saluto che richiama la salute, salvezza, il salutevol cenno del canto precedente. Il libro e il suo autore furono Galeotti, che qui diventa aggettivo, che deriva da una volgarizzazione del nome proprio di persona, Galeò, che proprio nel libro in questione, quando leggemmo, fu il mezzo utilizzato da Amore per vincere sulla ragione di Ginevra e Lancillotto. In alcuni romanzi cortesi questo mezzo usato d'amore è un filtro d'amore, in altri è appunto una persona. In questo caso ci tengo a specificare che il mezzo è il libro e chi ovviamente lo ha scritto. La colpa è del libro e del suo autore, questo si rammarica Francesca, ripetendo fino alla fine con più argomentazioni e citazioni letterarie alla letteratura dell'amor cortese che lei ha subito passivamente il tutto, ma addirittura il bacio non racconta infatti che si sono baciati, ma è lui che ha baciato la mia bocca. Tra l'altro, tutto tremante, lo sapeva che stava sbagliando, ma non è riuscito a trattenersi lo stesso. Io voglio però evidenziare come un libro, letteratura e un autore possano influenzare i lettori. Tra i lussuriosi del Purgatorio troverò Guido Guinizelli e Arnaud Daniel, mentre già dal primo canto il Veltro è interpretabile come questa opera che ti sto spiegando adesso. In poche terzine scrivo leggiavamo, libro, lettura. Il riferimento generico è alla letteratura dell'amor cortese, dove la lingua doc ebbe grande influenza e infatti cito i romanzi arturiani nel De Vulgari Eloquentia. Esagero riportandoti delle frasi estrapolate da un altro romanzo cortese in lingua doc, Clighe di Chrétien de Troyes, un romanzo nel quale vengono citati Tristano, Elena, Paride e San Paolo. Non cito tale opera a prova definitiva che sia una mia fonte diretta, ma per farti notare la letteratura di riferimento in questa difesa di Francesca. Spesso ella impallidisce, spesso si copre di sudore, è costretta ad amare suo malgrado, a gran fatica si trattiene dal volgere gli occhi su Alessandro e deve guardarsi da Monsignor Galvano, suo fratello. In tal modo, non guardando, potrò facilmente difendermi da amore che mi vuole dominare. Occhio non vede, cuore non duole. La regina, proprio Ginevra, qui il libro e lì Galeotto, se ne fa accorta, che vede sovente l'uno e l'altra sbiancare e impallidire. Amerò colui che mi comanda amore e nessun altro. E infine, quel che mi dispera è che forse egli non ha mai amato, e se non ama e non lo ha mai fatto, allora io ho seminato nel mare dove il seme non può attecchire. Qui amor che al cor gentile ratto s'apprende. In tale letteratura il cavaliere svolgeva imprese eroiche e mostrava il suo valore nei tornei, e in cambio, la logica del do ut des, io do affinché tu mi dia, la dama lo baciava come pegno d'amore davanti a testimoni. Ma in questo caso soli eravamo, senza Galeotto. Il libro si sostituisce al suo ruolo, non ci sono altri testimoni oltre al libro, quindi Francesca riesce a fare diventare passivo, a subire il bacio, l'atto, il punto che li ha fatti morire. Questo ultimo discorso di Francesca inizia con lei che dirà:
come colui che piange e dice. E termina con mentre che l'un spirito questo disse, l'altro piangea. Ripeto per l'ennesima volta, piangere significa soffrire. L'unico che durante questa conversazione sta fisicamente versando lacrime sono io. Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno triste e pio. Pio da pietà, vocabolo che con varie sfumature accompagna tutto il canto e che lo chiude, sì che di pietade io venni men così che mio morisse. La pietà che dopo l'elenco dei nomi fatti da Virgilio mi aveva quasi smarrito, dopo questa storia mi fa perdere i sensi. Sempre per parlare di pietà, non lo faccio mai nella mia spiegazione, ma adesso mi vedo costretto a farlo, ti devo anticipare la prima terzina del canto successivo. Al tornar della mente che si chiuse dinanzi alla pietà di due cognati, che di trestizia tutto mi confuse. Rileggendo il canto si capisce il perché questi due non continuarono a leggere dopo il bacio, perché in quel momento morirono, spiritualmente perlomeno. Non ci sono finali positivi nelle storie raccontate dai dannati che appunto, in quanto tali, sono morti, anche spiritualmente. Tra l'altro gli ultimi 3 versi del canto contengono le parole piangea, morisse e morto, ma il fatto che questo amore conduce a una morte, letteralmente con omicidio, suicidi, allegoricamente con il sottomettere la ragione al talento, lo si sa già da svariate terzine. Insomma, due che escono dalla schiera ove Dido, come potevano finire? Di due che smettono di leggere e iniziano a fare l'amore? Ma perché? Cioè, in tutto il canto non si parla dell'amore di due che si amano positivamente, interiormente, che si rispettano, che hanno fiducia reciproca. Qui amor è per tutto il canto quel padrone che lega da desideri sessuali, carnali, persone che si sono abbandonate al desiderio a scapito della ragione. Chi da divinità, chi da filtri d'amore, chi da libri, persone che sono state soggiogate dalla materialità, dal corpo, dalla bellezza fisica dell'altro e questi li ha portati alla morte, fisica e spirituale. Io perdo i sensi come io morisse e cado come corpo morto cade, ma i peccatori carnali sono morti fino in fondo per quell'amore sbagliato, rivolto verso il basso, verso gli altri esseri umani e per il loro corpo fisico, non rivolto verso l'alto, verso Dio e la sua spiritualità. E come gli uccelli che volano però stando sempre sulla terra, loro sono condannati a volare però stando sempre sottoterra. A volare realmente tra i cieli saranno i beati vicino a Dio e alla sua luce. Amor condusse noi ad una morte, un verso che inizia con amore e finisce con amor. L'amore li ha condotti, li ha portati, queste persone passivamente sono state portate alla morte. Qui si parla di incontinenza. L'amore attivo, consapevole per il Cristo, è ciò che rappresenta, porta alla vita eterna. L'amore passivo, dando colpa a qualcos'altro che ha vinto la ragione, verso la materialità, porta alla morte eterna. Allegoricamente, l'ultimo a morire in questo canto sono io, con mio morisse, l'io dell'amor cortese, quell'io che con le mie prime opere ho contribuito a descrivere questo amore che comanda l'uomo, l'io influenzato dai primi 2 libri del De Amore del cappellano Andrea, dove si parla di un amore finalizzato al piacere fisico sessuale degli amanti, l'amore morte di Guido Cavalcanti, l'amore di Guido Guinizelli, e forse è nato, sempre io, chi l'uno e l'altro caccerà dal nido, parola presente appositamente in questo canto. Come scrivo in 2.11, affrontandoli, migliorandoli e superandoli con il prossimo canto dove incontrerò nuovi tormenti e nuovi tormentati. Morisse e morto negli ultimi 2 versi per ribadirti che questi due non è che smisero di leggere perché dopo il bacio iniziarono a spogliarsi, ma perché, e lo sappiamo da svariati versi, quell'amor li condusse a una morte. Concludo l'analisi di questo canto esagerando. 1.5 contiene l'amore di Francesca, 2.5 contiene l'amore di Pia e il primo verso di 3.5, quinto canto della terza canzone, s'io ti fiammeggio nel caldo d'amore, pronunciato da Beatrice.
Insomma, i quinti canti di ogni canzone sono caratterizzati dall'amore femminile, complementare a quello maschile, come spiega chiaramente anche il cappellano Andrea sempre nel De Amore. Quanto all'amore, bisogna precisare che non può esserci amore se non tra persone di sesso diverso. Tra due maschi o tra due femmine l'amore non ha luogo, perché due persone dello stesso sesso non sembrano in nessun modo adatte al reciproco scambio d'amore o adatti secondo natura. Ciò che la natura nega, l'amore si vergogna di fare. Bene, l'icona originale di maschio è una V con la punta verso l'alto, un fallo rudimentale se vogliamo, una punta, un qualcosa che penetra. Ovviamente il suo complemento è l'esatto opposto. L'icona originale di femmina è una V con la punta verso il basso, un qualcosa che si apre, che accoglie, ma, e qui arriviamo al punto, la V, simbolo del femminile, è proprio il numero 5, scritto in caratteri romani, V. Non posso concludere la spiegazione di questo canto senza citare una terzina proprio di 3-5, detta da Beatrice. Siate cristiani a muovervi più gravi, non siate come penna ad ogni evento, ennesimo richiamo a 1-5, e non crediate c'ogne acqua vi lavi, ennesima offesa al battesimo cattolico.